Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Allora, oggi andremo a vedere cosa farcene di una pelle vecchia una volta che si è tolta per metterne una nuova. Allora, oggi userò una pelle da 14, che è la pelle standard che si usa sul rullante. Nulla vi vieta di usare anche altre pelli. Solitamente quelle dei Tom si cambiano un po' meno di frequente, proprio perché si suonano molto meno rispetto al rullante. Però le cose che vi faccio vedere oggi potete farle benissimo con qualsiasi altra pelle. Ok? Andiamo. Eccola qui. Allora, come si fa a capire se una pelle è da cambiare? Guardandola di profilo. Lo dicevo anche in un altro video della cordatura del rullante, ti lascio il link qua sotto in descrizione. Se ti va dacci un'occhiata perché è molto interessante. Ok, si smonta la pelle, si guarda di profilo. In questo caso non so se si nota, però la pelle inizia a sfibrarsi, quindi si è proprio creato un solco. A forza di dai e dai, a forza di suonarci, si è creato questo solco. Cosa succede? La pelle in sé è ancora buona, quindi se la metti su e la accordi va benissimo. Qual è il problema? Che magari già dopo pochi minuti inizia proprio a perdere l'accordatura, perché la plastica si è sfibrata, quindi non ha più la tenuta di una volta. La plastica di cui sono fatte le pelli è il Mylar, che è molto resistente, infatti le pelli durano anche molti mesi, però quando ci molla ragazzi ci molla e quindi bisogna cambiarla. Cambierai la pelle. Cosa fare della pelle una volta che si è smontata? Tu dirai la butto via? No, non la buttare via. Non ti buttare via. Intanto hanno un costo e costano sempre di più, quindi non buttate via, non sprechiamo. Ci sono molte cose che si possono fare per non sprecare la pelle e oggi ve ne mostro un po'. Avete presente quel suono bello ciccione del rullante? Ti basterà prendere la pelle, girarla e appoggiarla sul rullante. Ovviamente ragazzi, se la pelle è molto sfibrata, il solco è molto profondo, farà una sorta di pancia, quindi non è il massimo da suonarci sopra in quel caso lì. Ok, si mette, tiro la cordiera, il suono passa da così a così. Ok ragazzi, questo era un modo di usarla. Altro modo per usare una pelle: prendiamo la pelle e un piatto. In questo caso io lo metterò qua, al centro. Prendete una matita. Non uso il pennarello perché non voglio sporcare il mio piatto. Tracciamo la circonferenza del piatto sulla pelle. Anche se non siete precisi al millimetro ragazzi, non è assolutamente un problema. Bene, si vede poco. Ok, prendete un cutter, fate l'incisione iniziale. Sono molto resistenti le pelli. Ecco qui. Ok, chiudetelo. State attenti, non voglio avervi sulla coscienza. Iniziate a tagliare. Il risultato dovrebbe essere questo, ok? Lo so, non è bellissimo, non è la cosa più precisa del mondo, ma non importa. Cutter, infilate proprio nel gradino. Dopodiché, in questo modo. Molto bene! Questo è il risultato. Quindi avremo il cerchio. Chissà, forse lo useremo dopo, non lo so. Intanto lo metto qua. Tagliate la curva, se no vi romperà le scatole successivamente. Una volta tagliato il gradino, questo non si usa, avrete il vostro ring. Perfetto, lo appoggiamo e avete il ring, ok? Fa la stessa identica funzione di un ring, solo che l'avevate già, non sapevate di averlo. I ring servono anche per attutire un po' il suono dei piatti. Non fanno una differenza abissale, per intenderci. Però diciamo che se avete quel suono un po' troppo prolungato, magari con il ring lo andate un pelino ad accorciare. Quindi si può utilizzare anche in questo modo, appoggiandolo sul crash.
Non cambia tantissimo ragazzi, semplicemente il decadimento è un po' più veloce. Altra cosa che si può fare, avete presente nei rullanti le linguette della cordiera? Mettiamo però che sei a suonare fuori e ti si rompe, quelli sono dolori perché questo piccolo pezzettino qui serve a tenere tirata la cordiera, senza di quello sei perduto, il tuo rullante suona vuoto. Cosa facciamo allora? Intanto non ci perdiamo d'animo e riprendiamo il ritaglio che avevamo buttato, lo andiamo a tagliare, fatelo pure lungo ragazzi perché deve fare una bella curva. Eccolo qua ragazzi, e lo andiamo semplicemente a sostituire, quindi svitiamo, voilà, ok, prendiamo, lo pieghiamo in due e dopodiché lo andiamo a infilare qui, andiamo a chiudere là, bene, diamo un'ultima stretta, perfetto ragazzi, e avete la vostra cordiera, ok? Più o meno tesa, poi lì vi regolate voi come volete. Quindi questo è un trucco salvavita ragazzi, magari nella vostra borsa dei piatti o delle bacchette tenetevi 2 o 3 ritagli della pelle vecchia, così se avete proprio bisogno in estremis ce l'avete. Ok ragazzi, ultimo trucchetto, ve lo ricordate il nostro amico cerchio? Ecco, questo non buttatelo via. Se siete come me degli smanettoni dei piatti, ovvero che vi piace proprio sempre tanto sperimentare nuovi suoni eccetera eccetera, questo fa il caso vostro e potete appoggiarlo sui piatti e vi darà un suono molto più metallico. Andiamo un po' a sentire. Ok? Il suono si stoppa molto prima e ha un effetto un po' più metallico. Non cambia il mondo ragazzi, non vi aspettate che il vostro piatto cambi da così a così. Trasformi la giornata da così a così. Però se volete dare un po' più di colore, un effetto un po' diverso, può aiutare. Occhio quando suonate perché è un attimo infilarci la bacchetta e farlo volare. Bene ragazzi, la lezione di oggi finisce qui, spero vi sia stata d'aiuto, spero che possiate sperimentare anche voi, fatemi sapere se avete altri trucchi, io sono sempre molto curioso e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!